Io, il grande re di Okuto, ho indietreggiato. L'hai fatto perché in me hai rivisto Kenshiro e nel tuo corpo il terrore è improvvisamente tornato in vita sorprendendoti. Il tuo corpo, del tutto in preda alla paura, per evitare di essere colpito è stato costretto a indietreggiare. I veri vincitori di questa battaglia siamo io e Kenshiro! C'è una domanda che Okuto no Ken continua a sussurrarci sotto le esplosioni, sotto le urla di dolore, sotto ogni pugno. Una domanda che resta lì mentre sfogliamo le pagine del manga o riguardiamo quei vecchi episodi dell'anime e che raffiora anche quando ci avviciniamo all'opera con lo sguardo distratto di chi pensa di trovarsi solo a uno shonen violento degli anni '80. Una domanda semplice ma scomodissima. Che cos'è davvero la forza? È il dominio assoluto sugli altri? La paura imposta con i muscoli e con il sangue? Oppure è qualcosa di molto silenzioso, più profondo e per questo difficile da accettare? Perché se la forza fosse solo sopraffazione, allora Raul avrebbe già vinto tutto. Avrebbe già dato un senso definitivo a quel mondo in rovina, trasformandolo in un impero fondato sul terrore. E invece, no. In mezzo a un deserto morale fatto di guerra, solitudine e violenza, l'anomalia più grande non è l'uomo che conquista, ma un gigante che sceglie di fermarsi, che abbassa i pugni non per sconfitta, ma per proteggere dei bambini. Il suo nome è Fudo della montagna. Quando appare per la prima volta è esattamente come ce lo aspettiamo. Enorme, spaventoso, scolpito come una parete di roccia. Ma Fudo tradisce subito questa aspettativa, perché sotto quella stazza mostruosa si nasconde forse il cuore più umano di tutta la serie, forse persino più vicino a noi di quello dello stesso Kenshiro. Già il suo nome è una dichiarazione di intenti. Fudo richiama Fudo Myōhō, il re della saggezza irremovibile del buddismo giapponese, una figura che non incarna la rabbia cieca, ma una fermezza assoluta contro il male. Irremovibile non perché incapace di cambiare, ma perché impossibile da piegare una volta trovata la giusta direzione. Fudo è una montagna, non perché schiaccia ciò che lo circonda, ma perché resiste, perché resta saldo quando tutto il resto cede. Eppure non è sempre stato così. Un tempo era Fudo l'orco, un demone puro, una forza senza etica né scopo, talmente terrificante da riuscire in qualcosa di impensabile: instillare paura in un giovanissimo Raul. Davanti a lui, persino il futuro autoproclamato re di Okuto ha vacillato, perché il Fudo del passato incarnava la potenza primordiale, quella che non conosce limiti né responsabilità. Poi accade qualcosa di minuscolo e proprio per questo devastante. Julia si mette fra Fudo e una cucciolata di cani. Non lo sfida, non lo combatte, non tenta di fermarlo con la forza, semplicemente si limita a proteggere. È un gesto semplice, quasi banale, ma per Fudo rappresenta una frattura psicologica irreversibile. Per la prima volta si trova davanti a qualcosa che non può distruggere senza perdere se stesso, e in lui riaffiora l'empatia, la caratteristica che contraddistingue l'umanità. In quell'istante l'idea stessa di forza cambia significato. Non è più dominare, non è più terrorizzare, diventa il sinonimo di responsabilità. Fudo smette di essere un mostro e diventa un padre, un gigante posto a difesa di ciò che resta di umano in quel mondo devastato. Non un regno, non la gloria e il potere, ma la parte più fragile e indifesa, quella che nessuno sembra voler vedere. Bambini orfani, vite spezzate che continuano a respirare in un universo che non fa sconti a nessuno. Fudo diventa così la prova vivente che la vera forza non è prendere tutto,
ma scegliere di proteggere quando potresti distruggere. Si erge come il simbolo perfetto della stella che lo rappresenta, perché le montagne non servono solo a dominare l'orizzonte, ma a ricordarci che qualcosa può restare in piedi anche quando tutto il resto crolla. Dopo la sua redenzione, Fudo accoglie decine di bambini orfani, crescendoli come un padre, offrendo loro sicurezza, cura e affetto. Ma il passato in Hokuto no Ken non resta mai sepolto. Raoul, segnato dal terrore provato da ragazzino davanti a Fudo e già scosso interiormente dallo scontro con Kenshiro, decide di affrontare di nuovo quel diavolo per spezzare definitivamente la propria paura. Solo che il paradosso è questo: Fudo non è più un demone, è un uomo diverso. Prima che lo scontro abbia inizio, Raoul incide sul terreno una linea netta. Ai suoi uomini dà un ordine preciso: se mai arretrerà oltre quel confine, dovranno colpirlo senza esitazione con la gigantesca balista, perché se egli indietreggiasse dimostrando di aver avuto paura, nella logica del re di Hokuto, non sarebbe degno di continuare a vivere e di percorrere il suo cammino di conquistatore. Il combattimento è brutale. Raoul abbatte Fudo più volte e ogni volta il gigante della montagna si rialza come se il peso del mondo non bastasse a tenerlo a terra. In quello scontro Raoul non vede solo un avversario. Negli occhi di Fudo riconosce la stessa tristezza che lo aveva turbato nello sguardo di Kenshiro e la rivede riflessa anche negli occhi dei bambini che Fudo protegge come figli. È una crepa improvvisa nella sua sicurezza, una paura che riaffiora, tanto da spingerlo a compiere l'impensabile, fare un passo indietro oltre la linea che lui stesso aveva tracciato. Ma prima che la sua scelta possa compiersi fino in fondo, i soldati intervengono, ignorando gli ordini, scaricano la balista non contro Raoul, ma contro Fudo, colpendolo a morte. Fudo muore, anche se moralmente sconfigge il re di Hokuto. Raoul si è privato dell'empatia per diventare il demone che divora gli altri demoni. Fudo invece è proprio in essa che ha trovato la vera forza. Egli dà una profonda lezione non solo al re di Hokuto, ma anche a noi lettori. Fudo ci mostra che la potenza più grande non risiede nei muscoli, né nella capacità di sopraffare gli altri, ma nella capacità di fermare la propria mano, di trasformare l'impulso distruttivo in responsabilità. In un mondo che premia la brutalità e l'egoismo, Fudo della montagna appare immobile, imperturbabile, imponente, eppure capace di compassione. La sua grandezza non si misura in battaglie vinte, ma in vite protette, in bambini cresciuti al sicuro, in un cuore che ha scelto di non piegarsi alla furia cieca del passato. La fermezza di chi, davanti al caos, sceglie di essere custode invece che tiranno, pilastro invece che ariete. La vera montagna non è quella che sovrasta il mondo, ma quella che resta immobile perché ha imparato a custodirlo. Beyond All!